e bentornata o bentornato sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. Oggi vedremo insieme due verbi molto frequenti in italiano, ma scopriremo le loro differenze per non sbagliare più quando li userai. Ma se è la prima volta che vedi il mio video, io mi presento. Sono un'insegnante di italiano da più di 20 anni e con le mie colleghe abbiamo aperto questo canale per aiutare chi come te ama la nostra lingua e la studia. Se vuoi conoscere un po' di più della nostra storia, ti invito a visitare il nostro sito e ad iscriverti alla nostra newsletter per ricevere gratuitamente del materiale molto utile. Per esempio, di questo video verrà mandato un documento PDF per aiutarti nel tuo studio, quindi se non l'hai ancora fatto ti consiglio di iscriverti. Ma adesso iniziamo con la nostra lezione. Andremo a vedere i due verbi, dire e parlare. Iniziamo con delle frasi. Sono 6 frasi, ma attenzione perché ci sono 3 errori. Allora leggi bene le frasi, rifletti, prenditi il tempo di cui tu hai bisogno, metti anche il video in pausa e poi scopriremo insieme gli errori. Le frasi sono: ho parlato a Marco che domani arriverà Sara. Yuri parla molto bene l'italiano. L'insegnante mi ha detto che dovrei studiare di più. Marta dice sempre quello che pensa. Non avevo studiato e non ho saputo cosa parlare durante l'esame orale. Il professore ha detto di economia politica. Hai trovato gli errori? Allora proviamo a correggerli insieme. Il primo errore lo troviamo nella frase numero 1. La forma corretta è: ho detto a Marco che domani arriverà Sara. Il secondo errore lo troviamo nella frase numero 5. Non avevo studiato e non ho saputo cosa dire all'esame orale. L'ultimo errore lo troviamo nella frase numero 6. Il professore ha parlato di economia politica. Bene, questi sono errori frequenti che io sento spesso dai miei studenti. Ma perché? Perché si fanno questi errori? Perché qualche volta gli studenti hanno difficoltà nell'usare il verbo dire e il verbo parlare? Dire e parlare sono due verbi che sembrano sinonimi e questo può generare un po' di confusione negli studenti per quando usarli. Sono due verbi che significano esprimere qualcosa a parole, comunicare, ma in realtà il loro significato è diverso e quindi anche il modo di usarli sarà diverso. Vediamolo insieme. Partiamo dal verbo dire. Il verbo dire qualcosa a qualcuno. Paolo ha detto una bugia. Paolo ha detto che cosa? Una bugia. Vedete? C'è un oggetto diretto. Anche nelle frasi che abbiamo visto prima. Marta dice sempre quello che pensa. Marta dice che cosa? Quello che pensa. Infatti, l'oggetto diretto può essere espresso anche da un'intera frase. Ho detto a Marco che domani arriverà Sara. Ho detto a Marco che cosa? Che domani arriverà Sara. Bene, quindi dire qualcosa, ma anche a qualcuno. Certo, perché io posso usare il verbo dire anche con un oggetto indiretto. Ho detto a Marco. Ho detto a chi? A lui, a Marco. Ma la cosa importante è notare che il verbo dire è seguito, può essere seguito da un oggetto diretto, comunque esprime la cosa che viene detta. Lo possiamo trovare anche seguito dalla preposizione di, per esempio nella struttura di più l'infinito.
Katia ha detto di avvisare gli studenti. Oppure nell'espressione dire di sì, dire di no. Quindi con il verbo dire dobbiamo tenere bene in considerazione che è seguito da un complemento oggetto, da un oggetto diretto e significa quindi comunicare qualcosa, dichiarare qualcosa, affermare qualcosa, raccontare qualcosa, esporre qualcosa. Adesso vediamo il verbo parlare. Partiamo subito da un caso particolare, in cui anche il verbo parlare è seguito da un oggetto diretto. Il caso particolare è parlare una lingua. Infatti, nell'esempio numero 2 abbiamo detto che Yuri parla molto bene l'italiano. Yuri parla bene che cosa? L'italiano. Ecco, questo è un caso particolare, parlare una lingua. Per esempio, io posso dire io non parlo il cinese, ma parlo francese e inglese. Attenzione però, perché, ripeto, questo è un caso particolare, perché generalmente il verbo parlare non è seguito da un oggetto diretto. Per esempio, io non posso dire Paolo ha parlato una bugia. No, non è possibile. E questo perché? Perché il verbo parlare significa esprimersi con le parole, pronunciare le parole di una lingua, certo. Io dico il bambino ha cominciato a parlare. Significa ha cominciato a pronunciare le parole di una lingua, ma non devo dire che cosa ha detto. Quindi il verbo parlare significa più conversare, avere un colloquio con qualcuno, ma non devo dire necessariamente quello che è stato detto. Ma se vogliamo esprimere l'argomento del nostro parlare, allora la struttura sarà diversa. È parlare di qualcosa. Infatti, nell'ultima frase, il professore ha parlato di economia politica. Economia politica è l'argomento di cui ha parlato il professore. Posso anche dire parlare di qualcuno, certo, ma è sempre considerato l'argomento di cui si parla. Ovviamente posso dire a chi parlo, parlare di qualcosa a qualcuno. Il professore ci ha parlato di economia politica. Ha parlato a chi? A noi. Quel ci è un pronome diretto che significa a noi. Il verbo parlare, infatti, può essere seguito anche da altri oggetti indiretti. Per esempio, io posso dire parlare a qualcuno. Io parlo a te che stai ascoltando o vedendo il mio video. Si può parlare davanti a un pubblico, davanti a delle persone. Questo è parlare a qualcuno. Ma si può dire anche parlare con qualcuno. In questo caso c'è uno scambio. Il parlare è reciproco. E come ho detto prima, parlare di qualcuno. Ti ricordi del ragazzo di cui ti ho parlato? Il ragazzo di cui ti ho parlato. Io ti ho parlato di quel ragazzo. Bene, spero che la differenza tra il verbo dire e il verbo parlare adesso sia un po' più chiara. Soprattutto chi è di lingua portoghese può avere difficoltà nell'uso di parlare e dire. Infatti l'idea di questo mio video è nata proprio parlando con dei miei studenti di lingua portoghese che vedevo che facevano un po' di difficoltà con l'uso di dire e parlare. E con loro abbiamo visto questa frase che adesso dico anche a te per concludere un po' questo piccolo video su questi due verbi. Io dico ho parlato con Marco e mi ha detto che domani verrà a trovarmi. Ho parlato con Marco, più in generale. Mi ha detto che cosa mi ha detto? Che domani verrà a trovarmi. Quindi io riporto quello che Marco mi ha detto.
Bene, e adesso prova tu ad esercitarti con una piccola attività che ho pensato per te. Trovi il link in descrizione e io spero di esserti stata utile. Ti ringrazio di aver visto il mio video fino alla fine e ti aspetto al prossimo. Scrivimi nei commenti se è abbastanza chiaro l'uso di dire e parlare e ti ringrazio. Al prossimo!